Ma sei sicuro che ti hanno detto proprio tutto su Bali? Ciao, il mio nome è Albino e sono il General Manager di Wow Travels, una travel company basata a Bali, il cui obiettivo è mostrarvi in Indonesia come solo un amico locale sa fare. In questo video ti svelerò 10 cose importantissime prima di ogni viaggio a Bali. Bali può essere una destinazione cara o troppo economica, questo dipende solo da te. Per esempio, in un ristorante locale, detto warung, dove mangiano i locali, un pasto può costare €1. Nei ristoranti invece trendy e super cool per i turisti, un pasto completo può costare in media 10-15 euro, bevanda esclusa, per arrivare fino ai 100-150 euro in un ristorante di lusso. L'alcol è moltissimo più caro rispetto all'Europa. Per esempio, una birra in spiaggia venduta da un locale può costare circa €1, mentre in un ristorante o in un pub costa circa 5-6 euro. Per un bicchiere di vino invece stiamo intorno ai 5-6 euro per bicchiere. E per digerire amaro liquore, dimenticateli proprio, perché questi costano più del pasto completo. Per internet una SIM card può essere facilmente acquistata sia negli aeroporti principali come Jakarta, Bali o Yogyakarta, ma anche nei supermercati. Per la registrazione è necessario esibire il passaporto, ci sono tante compagnie, quella che noi raccomandiamo è Telkomsel, che è una tariffa che include 100 GB di dati internet per appena 100.000 rupie, che sono l'equivalente di circa 6 euro. Il trasporto pubblico a Bali è quasi inesistente, esiste qualche bus per i locali, non c'è l'aria condizionata e gli orari sono davvero un terno al lotto. Ci sono delle app indonesiane equivalenti ad Uber che si chiamano Gojek e Grab, che permettono facilmente di spostarsi attraverso l'isola. Attenzione però, perché a queste app in determinate aree per lo più turistiche non è consentito né prendere e né lasciare clienti. Affittare un'auto è possibile previo patente internazionale. Occhio però, perché si guida a sinistra come in Inghilterra e le regole di guida sono praticamente inesistenti. Pertanto noi non suggeriamo questa opzione affinché il viaggio non si trasformi in un continuo stress. La scelta che noi vi raccomandiamo è sicuramente quella di affittare un driver locale, meglio se accompagnato da una guida locale che conosce le strade, che saranno quindi in grado di mostrarvi tutti gli angoli nascosti di Bali facilmente e senza stress. I mercatini locali a Bali ce ne sono tantissimi, soprattutto ad Ubud e dintorni. Ricordate, la parola chiave è mahal, che significa caro. Ahimè, Bali non offre tutte le aree pedonali a cui noi siamo abituati in Europa. Sulle strade principali è quasi impossibile camminare tranquillamente e le spiagge sono sicuramente le zone più belle per fare delle lunghe passeggiate, magari al tramonto e con una bella noce di cocco in mano. Piccante! Dovete sapere che a Bali tutto è piccante. Anche quando dite no piccante, il piatto sarà comunque un pochino piccante. Quindi meglio essere sicuri che abbiano capito no piccante. Se sei vegano o vegetariano, Bali sicuramente è il tuo paradiso. Occhio però con le allergie. Assicuratevi che il personale locale vi abbia capito. A Bali si contano più di 20.000 templi. Per la maggior parte di questi i turisti non possono entrare al suo interno. Google Maps, quanto ci piace Google Maps? Attenzione, le distanze in Google Maps a Bali non sono così come sembrano. Per esempio, 30 km in Europa si possono fare circa in 20 minuti. Ebbene sì, a Bali per 30 km ci si può impiegare fino ad un'ora e mezza. Dulcis in fundus, le foto così belle che vediamo su TripAdvisor o Instagram. Non fidatevi troppo, perché la realtà quasi sempre è molto diversa. Grazie per aver ascoltato questi 10 consigli. Se i viaggi sono la vostra passione o state pianificando un viaggio in Indonesia, vi chiediamo di sostenere il nostro canale. Alla prossima!